Bentornati sul canale, dalla Fara e da Fuz. Oggi torniamo su un argomento già trattato, ma non come faremo oggi. I villaggi longobardi. Bentornati sul canale, come sempre, un ringraziamento ai nostri Patreon, ai nostri abbonati, a chi ci supporta grazie ai super grazie come Fuferito, che nell'ultimo mese ci ha supportato tantissimo. I super grazie, per chi non lo conoscesse, è la possibilità di fornire appunto un ringraziamento a un creatore di contenuti su YouTube e mandargli una donazione. È fra i pulsanti sotto i video. Bene, veniamo all'argomento di oggi. Prima però vi ricordo sempre, se non potete supportarci in altro modo, di iscrivervi al canale, cliccare la campanellina e condividere i nostri video. Abbiamo parlato di villaggi longobardi dall'inizio del canale della Fara. La Fara esiste come associazione ormai da 14 anni quasi formalmente e da 16 ufficiosamente e da sempre abbiamo avuto una grande fascinazione per la parte abitativa del mondo longobardo. Già nel 2013 abbiamo cominciato a girare l'Europa visitando quei villaggi chiamati musei open air, in cui con tecniche di archeologia sperimentale vengono ricostruiti appunto villaggi dell'epoca alto medievale per quello che ci riguarda. Ce ne sono ovviamente anche di altre epoche. In Italia al momento l'unico villaggio alto medievale ricostruito e funzionante e aperto al pubblico è quello di Poggibonsi, in provincia di Siena. Un villaggio meraviglioso ricostruito sulla base degli scavi del periodo carolingio, ma che nel sito originale sotto a quello carolingio mostra anche quello longobardo. Per questo motivo abbiamo parlato molte volte di come abitano i Longobardi o come abitavano i Longobardi. Ne abbiamo parlato anche in relazione al progetto di archeologia sperimentale proprio della nostra associazione, della Fara. Esiste infatti una playlist su questo canale e molte foto sui nostri social Instagram e Facebook, dove è possibile ritrovare tutte le nostre esperienze legate alla ricostruzione di una Grubenhaus longobarda, una capanna semi-interrata di tipo longobardo, che ci tengo a dire è la prima a essere stata iniziata e conclusa sul suolo italiano in regime di sperimentazione e ricostruzione e che stiamo in questi giorni ristrutturando dopo una pesante alluvione. Potremmo chiamarlo semplicemente allagamento, visto che non ha colpito così tanto il territorio circostante, ma insomma che ha causato notevoli danni dopo 2 anni però di perfetta manutenzione e utilizzabilità, nonostante i materiali deperibili proprio del bosco in cui noi abbiamo sito questa piccola capanna. Accanto a questa abbiamo ricostruito delle strutture d'uso, delle tettoie per la forgia, delle tettoie per la legnaia, l'inizio di un nuovo magazzino, l'inizio di una Grubenhaus di tipo slavo, però tutte queste informazioni, anche unite ai video specifici che vi lascio ovviamente e di cui già trattavamo come erano realizzate le singole abitazioni, non discutevano di come fossero strutturati i villaggi. Il perché di questa lacuna è presto detto, è un argomento poco noto e ancora in fase di studio. Infatti possiamo dire chiaramente che la creazione di nuovi villaggi in ambito rurale fra VI e VII secolo, cioè durante il periodo di arrivo dei Longobardi, rientri in un più ampio complesso di ristrutturazione, di spaccatura col mondo tardo antico verso un nuovo equilibrio che sarà quello medievale. Se infatti è vero che non sono i Longobardi a mettere fine alla civiltà romana, come piaceva raccontare una certa storiografia italiana alcuni decenni fa, sicuramente esiste una cesura fra il tardo antico vero e proprio e l'alto medioevo longobardo. Nel mezzo però gli avvenimenti sono molteplici e le motivazioni sono molteplici. Già fra IV e V secolo vediamo un progressivo abbandono, ad esempio, delle ville di campagna di tipo tardo antico e poi vedremo un ulteriore riassestamento del territorio in periodo goto e infine il calo demografico con conseguente riadattamento della forza lavoro a seguito delle guerre greco-gotiche e della peste giustinianea. Tutti questi elementi insieme creano un lungo periodo di chiusura, di taglio rispetto al mondo tardo antico e danno le fonde all'inizio della nuova suddivisione alto medievale del mondo, soprattutto rurale. Perché dico soprattutto rurale? Perché ad esempio, sempre rimanendo
nell'ambito dei nostri amati Longobardi, nelle zone cittadine, là dove la vita cittadina permane nonostante questi cambiamenti, i Longobardi si inseriscono in un tessuto urbano già preesistente. Cominciamo negli ultimi anni, negli ultimi decenni di studio ad avere delle immagini di come questa immissione di popolazione longobarda avvenga in territori già strutturati come quelli cittadini, e volendo non dilungarci troppo potremmo semplicemente sintetizzare nel fatto che la popolazione alloctona longobarda tende a prendersi un angolo della città, una parte magari o lontana dai centri d'uso del momento, e quindi magari per assurdo vicina ai centri d'uso del passato, ai centri amministrativi del passato già caduti in disuso, oppure più vicina alle porte e alle mura, in ogni caso mantenendo una separazione dalla popolazione autoctona. Un po' probabilmente per una questione difensiva, un po' anche per una questione identitaria. Ricordiamo ad esempio come a Cividale siano individuate la presenza di Grubenhaus, cioè di capanne seminterrate come quella che noi abbiamo ricostruito, all'interno delle mura cittadine, ed anche in contesti che poi di lì a pochi decenni verranno monumentalizzati proprio dai Longobardi. Diversa è la questione nelle campagne. Nelle campagne vediamo il crearsi o di nuovi villaggi o un riassestamento di situazioni agrarie che in epoca precedente venivano gestite magari in maniera diffusa da grandi ville che gestivano appezzamenti molto estesi. I nuovi villaggi che si vengono a creare in questo periodo fra VI e VII secolo sono caratterizzati dalla presenza di un'edilizia in materiali deperibili, cioè legno, paglia, argilla. In passato la storiografia ha tentato di giustificare questa nuova tendenza dopo il periodo romano del laterizio, per intenderci, dicendo che poteva essere un semplice riemergere di una cultura tradizionale tenuta sotto scacco dal dominio romano e riemersa nel momento in cui il vuoto di potere permetteva quindi alle popolazioni autoctone, con una memoria e un bagaglio culturale addirittura di epoca preromana, di riesprimersi nuovamente. Ora, sebbene questa teoria abbia ovviamente dei fondamenti e una base di veridicità, d'altra parte esistono delle categorie di edifici in materiale deperibile che compaiono solo in questa epoca e che scompaiono poi successivamente quando i Longobardi diventano locali. Quando tutti diventano Longobardi non è più necessario distinguersi, in particolare proprio le Grubenhaus, le capanne seminterrate. Resta il fatto quindi che dobbiamo immaginare un popolamento della campagna che tenta di riprendere il controllo del territorio, ma gestendolo in maniera differente, creando ad esempio o dando importanza a siti in altura che erano già stati realizzati fra IV e V secolo, pensiamo a tutte le difese dell'arco alpino e della pedemontana alpina, che diventano però centri nevralgici nella gestione del territorio, ai piedi del quale o nei pressi del quale può sorgere poi appunto un villaggio in materiale deperibile. La presenza poi all'interno di questo villaggio di quali tipi di popolazione è ancora in discussione. Abbiamo ad esempio un caso come quello carnico, quindi della parte montana del Friuli, di una parte montana del Friuli, perché per chi ci ascolta da fuori, il Friuli ha buona parte del suo territorio montano, buona parte di questo territorio è Carnia, ma non tutte le montagne del Friuli sono Carnia. Non fate questo errore, si offendono da tutte le parti, sia dove è Carnia sia dove non lo sono. La Carnia è bellissima, ma lo è anche il Canale del Ferro, la Val Canale e perché no le valli al confine col Veneto. Non tutto è Carnia, ma Ovaro è in Carnia. Nel sito di Ovaro sembra mostrarsi la presenza di un villaggio con popolazioni differenti, in questo caso non longobarde, ma autoctone romano-alpine e forse slave, che però mantengono una divisione anche nel campo delle sepolture. In altri contesti possiamo avere dei villaggi che addirittura vengono creati ex novo, pensiamo a tutti i toponimi con appunto la derivazione da Fara. Fara di Soligo in Veneto, Farra di Sonzo in Friuli, oppure siti come quello noto per un'estesa necropoli qui in regione, cioè Romans di Sonzo, la cui etimologia della parte Romans andrebbe fatta risalire, secondo alcuni studiosi, non tanto ai Romani quanto alla presenza degli Arimanni, cioè degli uomini liberi in armi dell'exercitus longobardo.
Ci troviamo quindi in villaggi che popolano la campagna e che nella campagna lavorano, perché la ricchezza principale è comunque quella territoriale. I tentativi di strutturare il controllo del territorio vanno poi ovviamente a declinarsi anche in base all'andamento della storia con la S maiuscola. E quindi vediamo che se all'inizio i Longobardi che arrivano in Italia magari prendono possesso di un territorio e ne controllano anche il villaggio di riferimento, spesso e volentieri, a partire dalla seconda o dalla terza generazione, c'è un impoverimento anche del ceto dirigente che si assimila a quello degli autoctoni. In altri casi, invece, notiamo un rafforzamento di un ceto dirigente che magari gestisce un territorio più ampio a partire da una zona che territorialmente gli fornisce anche un maggiore valore militare. Pensiamo appunto proprio ai villaggi nei dintorni dei castra, con dei castra che necessitano di essere gestiti con delle risorse economiche proprie di un'elite. Ma il villaggio al suo interno come era strutturato? Le capanne erano fatte tutte allo stesso modo? Purtroppo la scarsità di indagini sistematiche su villaggi altomedievali di epoca longobarda non ci permette di dare una risposta certa. Quello che possiamo dire è che sicuramente i villaggi appunto erano realizzati in materiale deperibile e queste realizzazioni affiancavano tipologie prettamente longobarde come quella della Grubenhaus a quelle invece che magari potevano essere di tradizione autoctona o ancora alloctona ma proveniente da altre popolazioni e quindi capanne non seminterrate ma sul livello del terreno con fondazioni in pietra ed elevato in materiale deperibile. Ad esempio l'archeologo Luca Villa che ha scavato qui nella zona, a Osoppo, ad Artegna e anche al tempietto longobardo di Cividale, propende per un utilizzo maggiore di questo tipo di capanne a livello del terreno rispetto alle Grubenhaus. Mentre il nostro amico Marco Valenti, professore di archeologia medievale a Siena, è un grande sostenitore della presenza delle Grubenhaus abitative nel contesto longobardo. Esiste poi un'altra tipologia di abitazioni molto nota nella letteratura archeologica altomedievale ed è quella della Longhouse, la casa lunga, la casa del signore. Ecco che però nel contesto longobardo diventa difficile individuarle, un po' per diversi motivi. Il primo è che se poi il centro abitato ha avuto una continuità d'uso, come spesso capita sul territorio italiano, ovviamente la presenza di debolissimi segni persistenti, come possono essere le buche di palo, viene completamente obliterata da edifici successivi in muratura. In secondo luogo, il fatto appunto che statisticamente sono stati indagati ancora pochi villaggi di quest'epoca. La Longhouse si caratterizza come essere appunto una casa lunga sul livello del terreno, spesso ad uso promiscuo, cioè manteneva una parte legata al magazzino o addirittura alla stalla, una parte legata all'amministrazione del potere pubblico e al convivio condiviso e una parte che era l'abitazione vera e propria del signore. Abbiamo Longhouse in Italia, torniamo a Poggibonsi, abbiamo ad esempio la Longhouse carolingia di Poggibonsi, quindi in ambito appunto successivo al Regnum Langobardorum. Sembra che nel contesto di Sacca di Goito sia stata individuata una Longhouse o forse due di epoca longobarda, ma non abbiamo ancora un'indagine specifica o quantomeno delle pubblicazioni specifiche a riguardo che permettano a noi divulgatori di darvi delle informazioni in più. Certo è che quella era la strutturazione tipica del villaggio longobardo, soprattutto del villaggio che a sua volta comandava su un territorio più vasto. Quindi dobbiamo immaginarci il villaggio del signore con la presenza della Longhouse e magari altri villaggi satelliti minori nel contesto del suo controllo dove non erano presenti Longhouse ovviamente ma solo le abitazioni dei contadini o dei suoi sottoposti che sorvegliavano l'operato dei contadini. Vediamo quindi la creazione di una nuova rete abitativa nel territorio rurale che si caratterizza per un controllo a macchia di leopardo e soprattutto fortemente influenzato dalle necessità belliche del momento. L'abitato di per sé dobbiamo immaginarlo un po' come ce lo rimandano i film di Hollywood, cioè appunto in legno, paglia, eccetera, ma non probabilmente così derelitto e sgradevole come i film di Hollywood tendono a farci vedere. Ricordiamo che capanne di questo tipo, soprattutto se realizzate con una manodopera abbondante e con la manualità tipica di artigiani professionisti, permettono un'ottima vivibilità, un ottimo isolamento dalle intemperie e una durabilità non indifferente,
una longhouse, come vengono oggi ricostruite in villaggi open air, durano ad esempio decenni. Certo, richiedono la manutenzione ordinaria, vanno sostituite le canne del tetto quando si danneggiano per temporali o per l'uso, è richiesta l'utilizzo del fuoco all'interno delle capanne per tenere lontani parassiti, muschi e licheni dalla copertura del tetto, le pareti vanno ovviamente rinforzate là dove si danneggiano, tanto che i nostri amici dell'archeodromo di Poggibonsi organizzano ogni anno un evento aperto al pubblico che è Ripariamo le capanne, ma dobbiamo anche pensare che una civiltà agraria è una civiltà che condivide questo genere di manutenzioni. Non sono passati troppi decenni da quando ognuno dei nostri antenati si prendeva cura del suo piccolo pezzo di strada per evitare gli allagamenti durante le forti piogge autunnali. Ecco che allo stesso modo un villaggio realizzato in materiali deperibili non doveva sembrare un agglomerato di stamberghe, ma appunto un gruppo di abitazioni umane dignitose e probabilmente, per quanto la tecnica dell'epoca consentisse, ottimizzate per le necessità di quella popolazione. Bene, so che questo argomento è molto vago nella trattazione che abbiamo fatto oggi, ma se avete delle curiosità sugli singoli aspetti abitativi, fateci delle domande nei commenti, potremo quindi approfondirli laddove gli studi ce lo permettono in un futuro video più specifico, perché l'argomento di per sé è molto affascinante, ma difficile da trattare in maniera sintetica nei brevi video da un quarto d'ora, 20 minuti che realizziamo qui sul canale. Vi ricordo tra l'altro che oggi è uscito anche la puntata del podcast della Fara, dove leggiamo insieme testi dell'Alto Medioevo germanico, abbiamo finito il Beowulf e l'abbiamo comparato con il The Wanderer, l'errante. Se vi interessa la visione appunto aristocratica del mondo germanico, con il convivio e poi il rapporto con la morte, è una puntata che non dovete perdervi. Alla prossima e Mandi!